Nigiri Zushi. Vi presento uno dei più famosi e popolari sushi tradizionale giapponese. Nigiri nasce periodo Edo di 1600. Epoca nasce come se fosse un bancarello, sì, serviva un bancarello. Adesso è diventato un piatto molto costoso e gourmet. Oggi vi presento come si fa Nigiri Zushi. Gli ingredienti sono dentice, ricciola, triglia, sgombro, salmone, calamari, tonno e gamberoni e wasabi. È interessante, sì, wasabi. Conoscete wasabi? È una pianta molto interessante, nasce, cresce dentro acqua, sì, infatti deve avere abbondanza di acqua, purezza totale, acqua sorgente con temperatura e bassissima. E quindi questa pianta nasce e cresce spontaneamente in Giappone, in Italia è difficile trovare, ma adesso si può acquistare sul online internazionale. Prima cosa da fare, eliminiamo, parte sotto è molto duro, quindi eliminiamo un po'. E poi cominciamo a sbucciare un po'. Il suo carattere è piccante e poi grande profumo di pianta, sì, infatti è un po' verde. Questo profumo è il suo carattere. Wasabi deve avere bella quantità, buona quantità di piccantezza e grande profumo di pianta. Ok, allora cominciamo a grattugiare con grattugia giapponese con pelle di squalo. Cioè, interessante questo. Anticamente, ovviamente, non utilizzava strumenti della cucina, non utilizzava d'acciaio, ovviamente utilizzava quello che trovava, quindi di legno, ceramica e anche pelle di squalo. Wasabi è una pianta molto delicata, quindi tradizionalmente in Giappone utilizziamo questo strumento con pelle di squalo, perché grattugia molto tenero. Sì, infatti questo genere di pianta soffre con contatto d'acciaio, sì, infatti, quindi tradizionalmente, anticamente, utilizzava questo strumento. Ecco qua, vediamo un po'. Siamo molto abituati di diversa consistenza di wasabi, infatti il wasabi è un tubero, radice e cresce dentro acqua, quindi molto pieno di acqua, sì, infatti un tubero grattugiato deve avere questo genere di consistenza. Già profumo sente fortemente piccante di wasabi e poi grande profumo di pianta anche c'è dentro. Allora mettiamo dentro ciotola, così possiamo andare prossimo passo molto facilmente. Quindi teniamo dentro contenitore e wasabi è pronto. Allora, prossimo passaggio. Prima di partire il riso, io presento questo, l'acqua con acidulato con aceto di riso. Questa maniera possiamo ottenere l'acqua non attacca mai con il riso. Sì, infatti questa magia di acqua è crea con aceto di riso e un pochino di acqua naturale, una miscela di acqua naturale. Allora, preparazione wasabi pronto, riso è pronto e l'acqua per bagnare mano è pronto. Allora cominciamo a tagliare il pesce. Prendo allora dentice. Allora, dentice. Anche in questo caso dentice molto grande. Quindi dividiamo metà. In questo caso io sto utilizzando il coltello Yanagi, è molto lungo e sottile. Questo genere di coltello per affettare il pesce. Come di solito, allora, eliminiamo la pelle. Così possiamo ottenere il filetto di dentice alla perfezione.
E poi cominciamo a affettare. Dalla coda alla testa. Il coltello 43 gradi, utilizzando il coltello tutta la parte di coltello. Sì, infatti Rama deve utilizzare dalla punta di coltello fino all'ultima parte. Continuiamo. Una retrofetta di dentice. Prendo la ricciora, anche la ricciora, sempre stesso metodo. Io taglio un po' grossolanamente questa parte. Vogliamo prendere il filetto, fetta di pesce sottili, ma non troppo sottili. Il sushi è ovviamente l'equilibrio tra riso e pesce, quindi non troppo sottile, ma non troppo grosso. La ricciora. Sgombro. Sgombro è molto interessante, che noi vogliamo eliminare la pericina di sgombro. Sì, infatti sgombro è anche pesce azzurro che ha questa pericina, tipica pericina, che è molto fastidio quando durante masticazione. Sente questa pericina. Quindi prima di utilizzare eliminiamo la pelle. Pericina di sgombro. E poi cominciamo a tagliare a fette. Sempre partenza dalla coda. E poi turiglie. Turiglie è interessante che la parte della pelle è molto morbida, quindi io lascerò così com'è. Salmone. Salmone è molto tipico. La polpa morbida, sì, infatti se tagliasse così la polpa durante la lavorazione rovinerà. Quindi questo pesce è molto particolare. Taglio torancio, filetto di salmone tagliato così come se fosse un torancio, taglierò così. Calamaro. Calamaro è già, conoscete già, la sua consistenza è molto gommoso. Ovviamente stiamo consumando in questo momento calamaro crudo. Quindi rispetto a calamaro cotto è molto morbido, ma sentirà un pochino di consistenza gommosa. Quindi io consiglio sempre, prima taglio a fette, e un piccolo incisione. Molto semplice incisione, così per facilitare masticazione. Sì, infatti, un altro fette tagliamo e ultimo tonno. Beh, i gamberi già abbiamo presentato, quindi i gamberi sono pronti e poi taglio di pesce è finito. Da qui cominciamo
montare come si fa nigiri sushi. Mano sinistra, il pesce. Prendiamo una pallina di riso, una piccola quantità di wasabi centrale. Pallina di riso, prima conca con mano sinistra, dita sinistra, e poi mano destra, seconda conca. Quando ho creato 2 volte seconda conca, bisogna dondolare, come si dice, arrotolare, e davanti, indietro, e sopra e sotto. Questo movimento si chiama kotegaeshi. Kotegaeshi significa mano e rotolare e davanti, indietro. Dopo questa forma, create questa posizione, da cui 2 dita comincia a pressare da sopra, chiudendo, utilizzando dita sinistra, formare, girare sopra e sotto, seconda, 2 dita, con mano sinistra, creare la forma. Questo movimento fino a ottenere la forma desiderata. Quando nigiri è pronto, di solito noi serviamo con salsa già servita. Salsa già presentato, abbiamo presentato sashimi joyu o tosa joyu. Si chiama categoria tsuke joyu e di solito accompagna il sushi servito da maestro. Già la salsa servita, sì. I clienti consumano in un boccone. Quella è la bellezza dei sushi. Allora continuiamo. Sempre il metodo è uguale. Quindi in questo caso prendo tonno, una fetta di tonno, pallina di riso, poca quantità di wasabi e poggiare, conca e conca, dondolare e davanti e indietro. Quando davanti e indietro pronto, comincia a formare. E tonno, molto semplice. Ovviamente anche questo servito con salsa di soia. Abbiamo preparato la salsa e tonno. Prossimo andiamo allora calamaro. Calamaro abbiamo messo incisione e preparare la pallina. Prendere chicco di wasabi, appoggiamo centrale, conca e conca, sempre lavorazione uguale. In questo caso avete visto, io ho dondolato un po' metodo diverso, conca e conca. Prossimo passo, dondolare con metodo verticale. Sì, infatti, metodo verticale si chiama tategaishi. Questo genere di ingredienti, per esempio gamberi, ingredienti tagliati a fette grosse, si può arrotolare anche verticalmente. Si chiama tategaishi. La finitura è come di solito, sempre uguale. Questo caso, calamaro, di solito servita con un pizzico di sale e succo di limone oppure agrumi giapponesi, yuzu, sudachi e kabosu. Gocce di succo di agrumi. Sì, infatti calamaro è molto ingrediente particolare che è sempre servita non con salsa di soia, di solito servita con sale e succo di agrumi. Questo anche ricordiamo per gustare i sushi di calamaro. Andiamo allora, salmone. Sempre fetta di salmone, posizione sinistra mano, sinistra pallina di riso e poi wasabi centrale. Appoggiamo il riso e sempre mano destra e poi a dondolare e davanti e indietro. Questo si chiama kotegaeshi. Servita con tsuke joyu in boccone. E andiamo avanti. In questo caso la turilia, bellissima turilia, io metterei anche incisione. Sempre mano sinistra. Pallina di riso e wasabi. Questa
dondolatura, come si dice, arrotolatura, si chiama tategaeshi. Non dimenticate mai mano sinistra. Quando formate il riso, sempre tenete questo lato con dita sinistra, così non esce il chicco di riso, pallina di riso non esce a fuori. Anche questo servita con tsuke gioia. Ecco sgombro. Radicchiola. Ultimo pezzo è identici. Sempre teniamo mano, viso, sempre teniamo viso morbido, la temperatura corporea. E conca. E nigiri di dentice è pronto. Vi ho presentato tipico tradizionale e sushi e nigiri e servivano sempre dalle bancarelle. Incredibile, adesso è diventato ormai grande e piatto goloso e di lusso, ma epoca nasceva di street food, nigiri sushi. Hai appena finito di vedere una lezione del nostro corso. Se vuoi continuare o scoprirne di nuovi, vieni su accademia.tv. Qui ci sono tantissime ricette di chef famosi, oppure puoi iniziare con la nostra scuola, un percorso di formazione a tema food and beverage.